Ciao amici, benvenuti e bentornati su Byte Retro One, il canale di retrocomputing per passione e un pizzico di nostalgia, dove parliamo di home computer e microcomputer degli anni 70 e 80. Oggi iniziamo il ciclo sui floppy disk drive. Qui vediamo un Commodore 1551, l'avevamo già visto nel video dedicato alla serie 264 della Commodore, e sotto invece un doppio disk drive dedicato alla serie PET, Commodore PET. In questo video invece ci dedichiamo ai floppy disk drive della Commodore realizzati per il Commodore 64 e compatibili con il C16 e C128. Ma come dico sempre, bando alle ciance, mettetevi comodi, cliccate sul pollicione in alto, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi contenuti e sulla campanella per essere avvisati sui prossimi video, e ci vediamo subito dopo la sigla. Da bambino ho sempre utilizzato i dataset per caricare i giochi sul mio Commodore 64, anche perché i floppy disk drive erano molto costosi, addirittura costavano più del computer stesso. Il dataset è una sorta di registratore o mangiacassette con cui si caricavano oppure si salvavano i programmi su cassetta a nastro magnetico. Inserita la cassetta all'interno del dataset, bastava digitare il comando load e premere il tasto return, così a video compariva il messaggio press play on tape. Sul dataset si preme il tasto play e parte così il caricamento del gioco o del programma. Per far capire che il caricamento è andato a buon fine, il sistema fa apparire queste strane bande colorate a video. Il caricamento richiede una certa attesa e dopo molti minuti, se tutto è andato a buon fine, si può finalmente vedere la schermata di inizio del gioco. Con una spesa maggiore si poteva però acquistare un lettore floppy disk drive. Tra il 1981 e il 1982 fu presentato il floppy disk drive VIC-1540, dedicato al computer Commodore VIC-20. Il 1540 ebbe una scarsa diffusione in quanto pochissimo software venne realizzato su floppy disk per VIC-20, mentre la maggior parte dei programmi venivano realizzati su cassetta oppure su cartuccia. Il 1540 si presenta di colore bianco con l'etichetta nera e le scritte di colore argento. Andiamo ad osservare il lato posteriore. Troviamo le due porte seriali per il collegamento al computer e a cascata con altre periferiche, l'etichetta, il fusibile, il tasto di accensione e l'ingresso per il cavo di alimentazione. Come già detto, il 1540 nasce per il VIC-20, ma poteva essere reso compatibile con il Commodore 64 sostituendo il chip della ROM contenuto all'interno. Nell'agosto del 1982 fu messo in commercio un nuovo computer, il Commodore 64. Rispetto a un VIC-20, il Commodore 64 rappresenta un computer molto più potente e con una memoria RAM di ben 64 KB, tale da giustificare una maggiore spesa per l'acquisto di un floppy disk drive. E così nel 1982 il 1540 viene opportunamente modificato per poter essere utilizzato con il Commodore 64. Nasce così il VIC-1541. Come vediamo, inizialmente il 1541 presenta gli stessi colori del 1540 e anche posteriormente vediamo che conserva le medesime caratteristiche, a parte la scritta VIC-1541 sull'etichetta. Piccola curiosità, in Germania la scritta VIC viene sostituita dalle due lettere V e C in quanto la pronuncia di VIC in lingua tedesca rappresentava una parola ritenuta troppo volgare.
Accostando il VIC 1541 al 1540 ci si rende conto che il case, cioè la scocca, è praticamente la stessa e ciò che cambia è solamente la scritta sul label posteriore e sull'etichetta frontale. Andiamo adesso a sfogliare la guida per l'utente dell'unità singola floppy disk VIC 1541. La versione che stiamo vedendo è in lingua inglese e notiamo dalla data che si tratta di una seconda versione del dicembre del 1982. Continuiamo a sfogliare le pagine e giungiamo alla pagina dove spiega come collegare l'unità al Commodore 64 o al VIC-20 e a cascata con una stampante. Quest'altra pagina spiega invece l'inserimento corretto del flop disk nell'unità. Il paragrafo 3 invece parla del trattamento dei programmi e del caricamento di programmi già esistenti su floppy. Qui invece vediamo la spiegazione del comando load e alcuni esempi di caricamento di programmi. Confrontiamo ora la parte interna dei due lettori flop disk VIC 1540 e VIC 1541. Entrambi i modelli montano una scheda madre molto simile, definita longboard, per distinguere da quelle successive molto più corte. Questi disk drive hanno una componentistica simile ad un computer vero e proprio, infatti hanno la CPU MOS 6502, un controller input-output MOS 6522, una memoria RAM ed una memoria ROM. La memoria ROM è ciò che veramente distingue un VIC 1540 da un 1541. Qui possiamo notare la scatola di un classico 1541 per Commodore 64. Nel 1983 il Commodore 1541 subì un restyling sia della parte esterna ma anche della componentistica interna. Ed eccolo il nuovo 1541 messo a confronto con il vecchio VIC 1541. Osserviamo e confrontiamo i due manuali d'uso a corredo dei due lettori floppy disk. Le informazioni contenute all'interno dei due manuali sono praticamente le stesse. Infatti leggiamo qui la data settembre 1982. Nella confezione a corredo del 1541, oltre alla cavetteria e al manuale, si trovava anche un floppy disk con un test demo e alcuni programmi di utilità. Mettendo a confronto i due modelli si nota subito il colore del nuovo 1541 più vicino a quelli del Commodore 64 biscottone. Anche l'etichetta frontale viene sostituita con l'aggiunta di questa particolare banda colorata. Andiamo adesso ad osservare la parte posteriore delle due macchine e ci rendiamo conto che sono praticamente uguali, a parte il colore naturalmente e le due etichette. Infatti sul modello più vecchio leggiamo la classica scritta VIC 1541. Sul modello nuovo invece scompare la parola VIC o VC ed compare solamente la scritta modello 1541. Anche osservando lateralmente le proporzioni sono uguali, cioè le scocche sono praticamente le stesse, l'unica cosa che cambia è il colore. Un'altra piccola curiosità è il nome 1541 scritto sull'etichetta frontale. Infatti in ultima cifra, numero 1, sembra una I, ma in realtà il nome è sempre 1541 e questo lo notiamo dall'etichetta posteriore. Nella parte inferiore, sul nuovo modello, sono state aggiunte altre prese d'aria in modo da favorire la dissipazione di calore. All'interno del 1541 si può trovare un cartoncino bianco
proprio come questo, che veniva utilizzato per salvaguardare la testina durante il trasporto. Infatti qua leggiamo for use when in transit, e si inseriva all'interno come un floppy disk e poi si chiudeva la linguetta. Per accedere all'interno del floppy disk drive bisognava svitare le 4 viti poste nel lato inferiore. Dopodiché si girava la macchina e si toglieva la scocca superiore. In questo modo. Confrontiamo quindi il 1541 nuovo con il vecchio VIC 1541 e già vediamo che le due schede sono diverse, più lunga per il VIC 1541 e scheda invece più corta per il nuovo 1541, da cui anche il nome longboard per distinguere VIC 1541 dal model 1541. In questa vista dall'alto possiamo notare ancora di più l'ottimizzazione della scheda madre sul nuovo modello 1541. Avviciniamoci con lo sguardo e andiamo ad osservare le memorie ROM. Vediamo che per il nuovo modello abbiamo come ROM la MOS 901229-05, mentre sul vecchio modello la medesima memoria ROM ha il chip con la sigla 901229-03. La scheda madre più corta del nuovo modello ci permette di andare ad osservare la testina. Avviciniamoci con la camera e notiamo quel rettangolino bianco con una riga nera e un puntino nel centro. Quella rappresenta la testina di lettura e di scrittura del floppy disk drive. Come detto in precedenza, a corredo del 1541 c'era questo dischetto test demo con all'interno dei programmi di utilità. Inseriamo il dischetto nel lettore floppy disk drive e chiudiamo la linguetta. A questo punto andiamo a digitare da tastiera il comando di caricamento, ovvero scriviamo load doppie virgolette segno del dollaro doppie virgolette virgola 8 e premiamo il tasto return. Per vedere il contenuto del dischetto si scrive il comando list e si preme di nuovo il tasto return. Vediamo che a video compare la lista dei programmi contenuti nel dischetto. Andiamo a caricare il primo programma nella lista, quindi scriviamo load davanti al nome del programma, cancelliamo PRG e scriviamo virgola 8. Premiamo il tasto return, a questo punto si fa la ricerca, carica il programma. Quando compare la scritta ready vuol dire che il programma è stato caricato in memoria. A questo punto scriviamo run per far partire il programma. Cancelliamo le altre scritte che non ci servono e premiamo il tasto return. Il programma caricato mostra le istruzioni di come utilizzare il lettore floppy disk drive 1541. Questo programma è diviso in due parti. A un certo punto, per andare avanti, bisogna caricare la parte seconda. E anche qui vengono mostrate altre istruzioni per l'utilizzo corretto del lettore floppy disk drive Commodore 1541. Andiamo adesso a provare un gioco. Si tratta di Impossible Mission 2. Inseriamo a questo punto il floppy all'interno del lettore floppy disk drive e chiudiamo la linguetta. Digitiamo il solito comando load, ma questa volta scriviamo virgolette asterisco virgolette virgola 8 e premiamo il tasto return. In questo modo andiamo a caricare direttamente il primo programma nella lista. Il caricamento di giochi e programma con floppy disk drive è certamente più veloce rispetto al sistema a cassette.
ma comunque bisogna attendere un certo tempo, in quanto questi disk drive non eccellevano per la loro velocità. La scritta ready ci fa capire che il gioco è stato finalmente caricato in memoria e bisogna digitare il comando per far partire il gioco, cioè scrivere run e premere il tasto return. A questo punto compare la schermata d'inizio del gioco, Impossible Mission 2. A mio modesto parere è uno dei giochi meglio riusciti per Commodore 64. Senza dubbio possedeva una grafica accattivante ed era dotato anche di una voce sintetizzata. In queste schermate possiamo apprezzare sicuramente la grafica ben riuscita del gioco e soprattutto i movimenti fluidi e realistici del personaggio. Ma non divaghiamo troppo e ritorniamo alla nostra carrellata di floppy disk drive della Commodore. Ritorniamo al Commodore 1541 di colore beige, sicuramente il più diffuso dai disk drive della Commodore. Di questi ne esistevano due modelli, con due meccaniche distinte. I primi modelli furono realizzati dalla Alps Electric e presentano la classica chiusura a click o a serrandina. I modelli successivi, realizzati da Nutronics Mitsumi, avevano invece la chiusura a levetta. Qui possiamo vedere e notare la chiusura a click o a serrandina per il modello Alps Electric. Quest'altro invece vediamo il particolare della levetta per la chiusura nel modello Nutronics Mitsumi. I due modelli differiscono per la meccanica, come abbiamo detto. Per quanto riguarda invece l'estetica, sono del tutto simili tra di loro, così come vediamo anche per la parte posteriore. Nel 1986 viene messo in vendita il Commodore 64C, identico all'originale in termini di funzionalità, ma con un nuovo case che seguiva la linea estetica del C128. A cui fa seguito un ulteriore restyling del 1541, questa volta di color crema per accostarlo meglio al 64C, e sul manuale d'uso viene indicato come nome appunto 1541C. Anche in questo caso le forme del case rimangono le stesse. Cambiano i colori naturalmente, dal beige del classico 1541 si passa al colore crema del nuovo 1541 e l'etichetta del nuovo Commodore 1541C è di colore grigio con le scritte bianche. Anche il lato posteriore rimane praticamente lo stesso. Anche per il 1541C esistono due versioni con meccaniche diverse, una con chiusura a click e l'altra con chiusura a levetta. Inoltre il 1541C risolve finalmente il drammatico problema di disallineamento della tastiera di cui soffrivano i classici 1541. Nel 1985 fu messo in vendita il Commodore C128. In tale occasione venne presentato anche il disk drive Commodore 1571. Fu messo in vendita l'anno successivo, nel 1986, in occasione del lancio del Commodore 64C. Sul retro è presente anche un selettore per cambiare meccanicamente il numero d'ordine del disk drive. L'etichetta invece viene spostata sul lato inferiore dove notiamo le fenditure delle prese d'aria per la dissipazione del calore. Il 1571 rappresenta il più avanzato dai disk drive per dischi da 5 pollici e un quarto della Commodore, in quanto permetteva di utilizzare le due facce del disco senza la necessità di capovolgerlo come invece avveniva con i precedenti 1541. Esteticamente si presenta con una forma più sottile, più affusolata, sicuramente più affine al nuovo stile del C128 del Commodore 64C. Qui vediamo il cartoncino per proteggere le testine di lettura e di scrittura durante il trasporto. La Commodore annunciò anche un doppio drive 1571 che si doveva chiamare 1572, ma per problemi tecnici il progetto fu annullato e non se ne fece più niente.
Inizialmente la Commodore ebbe dei problemi per soddisfare la crescente richiesta di Commodore 1571 e così venne realizzata la versione 1570 Disk Drive. Essenzialmente si tratta di un 1541 aggiornato e rispetto al 1541 permette l'accesso ai dischi CPM, era più veloce e silenzioso. Utilizzava la stessa scheda madre del 1571 ma con il case e la meccanica del 1541. Messi a confronto vediamo come il 1571 si presenta con una forma più affusolata, più sottile rispetto alla classica forma del 1570 che riprende poi quello del 1541. La lunghezza e la larghezza invece rimangono praticamente quasi le stesse, con l'alimentatore posto all'interno del case. Anche il 1571 e il 1570 erano dotati di un dischetto test demo. Utilizziamo questo dischetto con un Commodore 1570 e vediamo il suo contenuto. Inseriamo quindi il dischetto all'interno del lettore floppy 1570, chiudiamo la levetta e scriviamo il solito comando per il caricamento, ovvero load $,,8. A questo punto carica il contenuto del dischetto e a video appare la scritta ready. Andiamo a scrivere list per leggere il contenuto del dischetto. Volendo caricare il primo programma in lista, andiamo a scrivere load, virgolette, asterisco, virgolette, virgola 8 e premiamo il tasto return. Una volta che il programma è caricato in memoria, scriviamo ancora il comando run e premiamo il tasto return. Così parte il contenuto del dischetto. Cioè, come si usa, come abbiamo visto, è praticamente simile al dischetto demo del 1541 con istruzioni per l'utilizzo e una serie di utility per la gestione del floppy 1571 e 1570. Nel 1988 viene introdotta una nuova versione che poi sarà l'ultima versione del 1541 denominata 1541-2. Le forme sono quelle affusolate e riprende quelle del 1571 ma di dimensioni molto più ridotte rispetto a quest'ultimo. Infatti, a differenza degli altri disk drive della Commodore, il 1541-2 viene fornito con un alimentatore esterno al case. Questo permetteva di avere dimensioni del lettore floppy più piccoli rispetto agli altri modelli. Andiamo adesso a scoprire il contenuto della confezione originale del Commodore 1541-2. Troviamo, oltre al cartellino della garanzia, il libricino con le istruzioni, cioè il manuale d'uso, che in questo caso è in lingua tedesca, vista la provenienza di questa macchina. Infatti l'ho acquistato dalla Germania. Come visto per gli altri modelli, anche in questo caso abbiamo il dischetto con il test demo dedicato al 1541-2. Inoltre a corredo era fornito anche il software GEOS con il suo manuale d'uso e il suo dischetto contenente il software. Il GEOS è un sistema operativo su flop disk con interfaccia grafica a finestre simile a quella utilizzata dall'Apple Macintosh, ottimizzato anche per l'uso del mouse. Passiamo ora al pezzo forte della mia collezione, il Commodore 1581. Introdotto nel 1987, questo particolare flop disk drive permetteva di leggere dischetti da 3 pollici e mezzo con una capienza di ben 800 KB
rispetto ai soli 170 dei vecchi floppy da 5,25. Qui nella confezione notiamo il chip per l'utilizzo del GIF DOS per velocizzare il disk drive, che però non ho mai montato. Nella confezione, oltre ai cavi, notiamo l'alimentatore esterno al case. Togliamo il 1581 dalla busta, dalla confezione, per vederlo meglio da vicino. Ecco, possiamo apprezzarne le dimensioni ridotte rispetto agli altri floppy disk drive. Questo, come abbiamo detto, è dovuto al fatto che l'alimentatore è posto all'esterno del case. Qui vediamo le due prese seriali, il selettore come il 1571 e il pulsante di accensione con la presa per il cavo di alimentazione. Qui notiamo il particolare supporto che utilizza, cioè floppy disk da 3 pollici e mezzo, sicuramente più pratici e più capienti rispetto ai vecchi floppy disk da 5,25. Il 1581 nasce per il Commodore 64, ma soprattutto per il Commodore 128, però è dichiarato compatibile anche con gli altri home computer della Commodore, quale Commodore 16, Plus 4, VIC-20 e Commodore 116. È una macchina abbastanza rara e molto richiesta dagli appassionati, per cui ha raggiunto dei prezzi molto elevati oggi. Bene amici, dopo questa carrellata dove abbiamo visto i vari floppy disk drive della Commodore per il Commodore 64, C16, C128, facciamo un po' d'ordine e, aiutandoci con una grafica, vediamo l'esatta sequenza temporale di uscita dei vari floppy disk drive. Tra il 1981 e l'82 venne presentato il 1540 dedicato al VIC-20. Nel 1982 esce il 1541 che ben presto acquisirà i colori del classico Commodore 64 biscottone. Nel 1985 venne presentato il 1571 dedicato al C128. Per far fronte alla richiesta di 1571 viene presentato il 1570 nel 1986 e poi per il Commodore 64C viene presentato il 1541C. Nel 1987 esce il 1581 dedicato ai floppy da 3 pollici e mezzo. E infine nel 1988 viene presentato il 1541-2. Bene amici, anche per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a mettere like, cioè a cliccare sul pollicione in alto e a iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per non perdere i prossimi contenuti. Io vi ringrazio per la visione, vi saluto calorosamente e vi aspetto numerosi alla prossima. Ciao!